e andare incontro al futuro con la determinazione non soltanto di credere alle nuove idee, quanto di fuggire dalle vecchie. Oggi vi voglio raccontare una storia futura, una storia di una trasformazione sociale che io penso avverrà rapidamente in relazione alle scale che vediamo e che ci permette di analizzare e di capire come affrontare questo cambiamento che sarà appunto, secondo me, molto rapido. Questa storia futura io la analizzo e cerco di capirla raccontandola a me stesso per primo e poi raccontandola a voi, perché la vivremo insieme in un futuro che andremo a costruire. E parto proprio dalla mia esperienza personale, perché ogni storia che ci raccontiamo non può che partire da quella che viviamo contemporaneamente. Questa trasformazione della nostra società da quella che è attualmente a quella che sarà in futuro, io la chiamo la Network Society. E sono partito nel cercare di capire come sarà la forma del futuro, proprio parlando con i miei figli, che così come me, così come voi, così come i vostri figli, vivranno e costruiranno questo futuro. Loro mi chiedono quali sono le prospettive che potranno vivere, chiedono quali sono le ambizioni, le opportunità che il mondo offrirà a loro. E siccome io insegno, analizzo, costruisco fenomeni esponenziali, fenomeni che partono lentamente per poi arrivare alla coscienza comune, arrivare di fronte a tutti noi, improvvisamente se non siamo attenti a quello che succede attorno, ho ben presente quanto sia complesso e quanto sia difficile capire i segnali deboli di un futuro che si avvicina. La maniera quindi che vado ad analizzare il futuro è una maniera diversa da quella che vediamo raccontata dai giornali o che vediamo raccontata dalle televisioni, è una maniera nuova che spero anche voi condividerete. La società attorno a noi cambia apparentemente lentamente e questi cambiamenti sono avvenuti in passato in epoche che abbiamo deciso di chiamare in una certa maniera. L'epoca dei faraoni, quando venivano costruite le piramidi, e le epoche successive. L'epoca dei faraoni, quando gli schiavi venivano prese a decine di migliaia perché anno dopo anno costruissero monumenti meravigliosi che ancora adesso ammiriamo, è un'epoca che è finita non perché questi schiavi si sono guardati in faccia e hanno detto questo non è giusto, vogliamo ribellarci. È un'epoca che è finita per ragioni diverse. Il Medioevo, che è caratterizzato da una gerarchia feudale di rapporti di vassallaggio e di imperio, è un'epoca che è finita non perché sono finiti i cavalieri medievali che dovessero dominare i vassalli, non è finita perché si è andato a decidere a priori quale doveva essere il nuovo contratto sociale o perché la rivoluzione francese ha risvegliato le coscienze di tutti. E oggi viviamo in un'epoca industriale dove molti vanno a vedere sfide particolari, difficoltà di continua crescita produttiva o di sfruttamento delle risorse naturali, un'epoca industriale che sta trasformandosi a fatica in un'epoca che vuole chiamarsi post-industriale
e che si confronta con rivoluzioni culturali, rivoluzioni demografiche e democratiche, ma anche questa non finirà per un risveglio di coscienza a trasformarsi in una nuova società, qualunque sia questa e in un qualunque momento questo avvenga. Sia nelle trasformazioni precedenti che in quella che vedremo in futuro, la chiave è stata una chiave tecnologica. E quella che precede il cambiamento è quello che rende possibile il cambiamento. Le persone, gli individui, i gruppi, coloro che sognano il cambiamento, certamente si rendono conto dell'ingiustizia. Che gli schiavi fossero scontenti era chiaro nella società egiziana. Che i vassalli potessero tentare di fare meglio è chiaramente raccontato nelle favole dove il figlio più piccolo della famiglia se ne va e alla fine sposa la principessa. È una concreta rappresentazione delle ambizioni inespresse e inesprimibili di quella società. Ma finché non è stata scoperta la forza del vapore, gli idrocarburi o l'energia atomica su cui in parte si basa la nostra società oggi, non è stato possibile costruire una forma di società che permettesse a quelle ambizioni individuali, culturali o di un nuovo contratto sociale di realizzarsi. Cosa succederà quindi tra poco? Quali sono le chiavi di lettura del futuro? Quali sono i pilastri che sosterranno il cambiamento che sta arrivando? Intanto ve ne accenno e vi do una lettura iniziale per poi darvi alcuni stimoli, alcune provocazioni perché possiate ragionarci su, se vi fa piacere e se condividete questa analisi, oppure di ribattere che no, non sarà così. E ce ne saranno altre naturalmente, ma intanto io vi voglio elencare 4 pilastri di questo cambiamento. Ognuno di questi 4 pilastri che vi elencherò hanno la stessa caratteristica ed è per questo che ho dato il nome di Network Society di quella che verrà tra poco. Perché opposto a quello che vediamo oggi, che è una gerarchia centralizzata, ognuno di questi elementi è caratterizzato da una distribuzione decentralizzata ed è questo che produce quell'effetto di rete che vedremo attorno a noi. Vediamo per prima quindi la produzione, la distribuzione e l'utilizzo dell'energia. Oggi l'energia che utilizziamo nasce dagli idrocarburi alla maggior parte, un po' dall'atomo. Ma ci sono già oggi proiezioni che vedono l'energia solare entro il 2030, quindi poco più di 10 anni da oggi, 15 anni, 18 anni da oggi, soddisfare al 100% le necessità di energia della società non ai consumi di oggi, ai consumi cresciuti proiettati di allora. L'energia solare, la cui efficienza aumenta alla stessa maniera esponenziale che abbiamo visto realizzarsi negli ultimi 45 anni con l'informatica, è una modalità distribuita di produzione dell'energia. Non c'è bisogno, anche se ci sono progetti che lo prevedono, di fare centrali enormi che producano il fabbisogno di un'intera regione o di un'intera nazione o addirittura di un intero continente. Quando vedete raccontare che copriremo il Sahara di pannelli solari per poi portare attraverso superconduttori transoceanici
attraverso il Mediterraneo in Europa tutta l'energia elettrica che serve, non solo questo progetto sarebbe molto complicato e molto fragile, ma assolutamente non necessario, perché, come sappiamo, si può mettere pannelli solari sulle case di tutti, si può mettere pannelli solari in campagna tranquillamente distribuito. E ci sono paesi che già lo stanno facendo in modo massiccio, come per esempio la Germania. Vediamo il secondo pilastro, la produzione di cibo. Oggi parliamo di industria agricola, di agribusiness, un modo centralizzato di produrre cereali, di produrre vegetali, di produrre anche carne in modo appunto industrializzato, dove abbiamo bisogno di standardizzare, ibridare e di seminare per raccogliere quantità enormi di cibo uniformato, che poi deve essere trasportato su grandissime distanze. Opposto a questo ci sono già delle modalità di crescita di vegetali in una maniera distribuita che riproducono un po' quello che è il concetto dell'orto controllabile, non solo in campagna ma anche in un ambiente urbano, all'interno di container da trasporto. Questi container, utilizzando lampade LED e lampade ad infrarossi, permettono in coltivazione idroponica, quindi utilizzando pochissima acqua e pochissimo terreno, di dare una resa molto superiore a quello che si può ottenere adesso in assenza di pesticidi e in assenza di interventi radicali di ibridazione o di modificazione genetica che altrimenti nell'industria agricola tradizionale sono necessari. La cosa più importante di questo approccio è che trasforma l'agricoltura da una produzione proporzionale all'area coperta ad una proporzionale al volume utilizzato. E quindi non è più questione che non ho abbastanza terreno o che dobbiamo lasciare terreni incolti perché questi possano riguadagnare la fertilità che avevano perso attraverso lo sfruttamento industriale, ma in ogni città possiamo prendere un edificio alto 10 piani e 2 piani di questo dedicarlo alla crescita del cibo consumato all'interno dell'edificio stesso. Oppure di avere una casa dove semplicemente sottoterra si fa crescere il cibo necessario. Il terzo pilastro è quello della produzione degli oggetti fisici, tradizionalmente chiamata la produzione industriale. Anche questa oggi è centralizzata, addirittura su scala planetaria. Probabilmente il 70-80% degli oggetti tecnologici che abbiamo qua è stato prodotto in Cina e attraverso una complicatissima catena di distribuzione realizzata e trasportata in tutto il mondo, incluso questo luogo, perché poi venisse acquistato e utilizzato. La nuova tecnologia della stampa 3D, che permette di realizzare oggetti localmente, dove la complessità del design è il valore aggiunto, ma la complessità della realizzazione è assolutamente indipendente dalla scala, costa uguale stampare un cubo di materiale stupido quanto stampare un oggetto bellissimo, complicatissimo e utilissimo. E oggi siamo sicuramente agli inizi, ma ci sono stampanti sempre più sofisticate che permettono di realizzare insieme a materiale di supporto circuiti elettrici, addirittura materiale biologico, e andremo a
avere un'infrastruttura distribuita invece che centralizzata di produzione che appunto costituisce il terzo pilastro di questa visione della Network Society. Il quarto e ultimo è quello della finanza, che è essa stessa tecnologia. Quando è stata inventata la moneta come unità di scambio o unità di immagazzinamento di valore, è stato un grosso salto tecnologico in avanti. Ha permesso un miglioramento della qualità della vita umana. E quello che vediamo oggi, che sono le vicissitudini finanziarie dovute alla complessità dei derivati o alla mancanza di regolamento per certuni, all'eccessivo regolamento per certi altri del comportamento delle banche o delle autorità monetarie centrali, non può trovare risposta in un ritorno al passato, abbandonando tutto quello che abbiamo finora costruito, così come la risposta ai problemi industriali non può essere quello di abbandonare le tecnologie che abbiamo scoperto. Il passaggio da una gestione centralizzata della finanza ad una gestione distribuita della finanza che non è più dipendente da decisioni che si presuppone autonome e indipendenti, ma molto spesso politicamente influenzate e strumentali, può trovare risposta nell'innovazione matematica, tecnologica, appunto applicata alla finanza. Uno degli esempi della quale è Bitcoin. Bitcoin è un tipo di moneta elettronica anonima, sicura e non tracciabile, la cui produzione non è in mano ad un'autorità centrale, ma è distribuita. Così come i protocolli di scambio di file moderni non sono dipendenti da server centrali, spegnendo i quali si ferma lo scambio e permettono legalmente o illegalmente di scambiare dati, così l'infrastruttura di Bitcoin non è dipendente da un server centrale e permette ad individui o a gruppi di individui di operare autonomamente per effettuare quegli scambi di cui hanno bisogno. Abbiamo visto quindi 4 pilastri e vi invito naturalmente di verificare quello che ho detto, di approfondire perché vediate con i vostri occhi la potenza letteralmente rivoluzionaria di queste tecnologie fondamentali che porteranno al cambiamento societario che vi ho descritto, e quindi di chiedervi, così come sto facendo io, quale sarà la forma di questo futuro. Quale sarà la forma della Network Society dove il carburante delle automobili elettriche non è prodotta più centralmente, ma è prodotta individualmente. Come sarà tassata questa cosa? Se lo Stato ha bisogno di produrre il 60% del costo del carburante in tasse e quello è il prodotto del vostro trasporto. Come sarà la forma del futuro nel momento in cui la finanza non è più controllata centralmente, quando gli individui potranno, in base alla reciproca fiducia che hanno o non hanno in uno o nell'altro, concedere mutui, concedere prestiti, e non ci sarà più la banca che decide che cosa debba succedere, chi può averlo o chi non può averlo. Che cosa succederà alle industrie alimentari attuali quando la produzione di cibo potrà essere delocalizzata, potrà essere
distribuita potrà essere rivoluzionata in base ai principi che vi ho descritto. Io ritengo che sarà un cambiamento radicale, un cambiamento rivoluzionario verso appunto la Network Society che voi e io insieme ai miei figli vivremo. Vi ringrazio.